Adesso vediamo un'alternativa nella risk assessment, ovvero l'approccio quantitativo. La scelta di approccio quantitativo nella valutazione di rischio riguarda il modo in cui abbiamo a che fare con la definizione delle probabilità di incidenti, di analisi e di modellazione e infine la stima del rischio. Questo implica l'assegnazione dei valori numerici ad ogni possibilità di incidente e modelli statistici come strumenti di analisi. Nella figura i primi tre passi sono comuni a qualsiasi analisi del rischio. La valutazione del contesto chiaramente dovrebbe prendere in considerazione tutti i fattori sociali, tecnici, scientifici rilevanti per la risk assessment. In questa slide vediamo il percorso quando si tratta dell'approccio quantitativo. Avere una conoscenza solida dei dati e delle tecniche statistiche ci può aiutare ad affrontare i seguenti compiti. Possiamo stimare il link nei percorsi dei scenari di incidenti individuati attraverso la definizione delle probabilità di ogni evento. Queste stime poi vanno aggregate su diversi scenari e diverse popolazioni per ottenere infine il rischio totale. Poi gravità e la probabilità sono composte per ottenere la stima finale del rischio. Questo è un approccio che è molto data consuming e dove si trovano i dati? I dati si possono trovare nei vari report, nelle statistiche sugli incidenti come EU Injury Database, sulle schede del prodotto, le checklist, consultando gli esperti, consultando le indagini nazionali o internazionali o organizzando le indagini ad hoc. Nella definizione del modello ci sono delle scelte da fare, ovvero è possibile avere un approccio deterministico dove gli input fissi portano agli output fissi. Quello più comunemente utilizzato oggi, avendo a disposizione tutte le tecniche statistiche, è l'approccio stocastico, dove gli input sono i dati che sono variabili che portano agli outcome variabili. Questo è un esempio di quello che dicevo. L'approccio deterministico fa sì che la gravità e la probabilità sono le quantità fisse che non variano e di conseguenza anche il rischio finale è una quantità fissa. Con l'approccio statistico invece ogni input ha una sua distribuzione che poi porta a ottenere una distribuzione finale del rischio. Quindi è un approccio che in qualche modo contempla l'incertezza nella valutazione del rischio. Gli step finali sono combinare la probabilità e la gravità, aggregare nelle popolazioni, per esempio sommare il rischio per i bambini piccolissimi da 0 a 3 anni e piccoli 3-6. Poi è molto importante condurre una sensitivity analysis, ovvero verificare quanto robusto è il risultato rispetto alle piccole modifiche nelle variabili di input. E infine fare reporting dove è molto importante la trasparenza, ovvero capire quali sono i limiti e i pregi del proprio studio, quali sono le assunzioni che si fanno per ottenere il risultato, eccetera. E con questo si conclude il risk assessment quantitativo.